Questa è una storia di segreti di Commandos. È una storia, si potrebbe definire segreta, una storia che coinvolge spionaggio militare, spionaggio industriale, la ricerca per armi di distruzione di massa, la volontà di interrompere una corsa al genocidio. Insomma, ci sono tutti gli elementi per una grande spy story da scrivere in un romanzo o da tradurre in un film. Però è una storia vera. Non c'è nessuno scrittore di fantapolitica o di thriller coinvolto. C'è solo il coraggio di 11 uomini che tornano in patria, una patria occupata, piazzano delle bombe necessarie a demolire un impianto produttivo e successivamente ad far affondare una nave e riescono successivamente a scappare di fronte a una caccia all'uomo imponente. Avete già capito che questa storia vi terrà inchiodati fino all'ultimo, così come vi terrà molto attenti la nostra nuova newsletter che è disponibile nel canale Dentro la Storia attraverso il nostro sito. Cosa dovete fare per vederla? La riceverete nella vostra casella email, basta semplicemente registrarsi all'interno del sito Dentro la Storia. Non vi spoilerò nessun contenuto, provate a scoprirla, tanto è un servizio gratuito. Ma torniamo al nostro video, torniamo alla nostra storia. Torniamo a questa storia che è così incredibile che ancora oggi a raccontarla un brivido percorre la schiena. Perché quando si tratta di segreti nucleari, quando si tratta di nazisti, quando si tratta di resistenza, quando si tratta di prove di coraggio, sfido qualunque sceneggiatore di Hollywood a non avere la famosa lampadina che improvvisamente si accende nel cervello per scrivere la sceneggiatura di un blockbuster di successo. Ma d'altronde difendere certi segreti non è semplice e lo sanno anche i nostri amici di NordVPN che tra l'altro a breve festeggiano il compleanno e per questo motivo io vi esorto a non lasciarvi sfuggire il grandissimo regalo che vi fanno, perché sottoscrivendo un piano biennale per la vostra sicurezza online, che è un aspetto fondamentale, riceverete non 4 ma 10 mesi extra completamente gratuiti, con la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Io non devo dirvi altro, giusto? Trovate tutti i dettagli nei link in descrizione al video. Ma torniamo alla nostra storia. Una storia che parte da Ålesund, una bella città in Norvegia. Al porto di Ålesund c'è una targa commemorativa. È stata posizionata lì perché Ålesund, oltre ad essere un bel porto, una bella città, è anche il luogo natale di un uomo di nome Joachim Rönneberg. A breve vedremo di chi si trattava. Perché è stata posta quella targa? Perché all'interno di un'operazione chiamata Gunnerside, Joachim Rönneberg era uno dei commandos norvegesi addestrati dallo Special Operation Executive, il SOE britannico, per sabotare una parte fondamentale del programma nucleare nazista. Abbiamo già parlato del Wunderwaffen di Hitler, del tentativo di costruire e procurarsi queste armi prodigio, del programma atomico portato avanti dalla Germania e successivamente abortito. Ma all'interno di questo programma atomico servivano degli elementi particolari, non solo chiaramente l'uranio come elemento fissile, servivano dei moderatori. Moderatori in fisica sono degli elementi naturali o artificiali che consentono di governare la fissione nucleare. Ora, molti moderatori sono ricavati dalla grafite, ne sanno qualcosa a Chernobyl purtroppo, ma anche di Chernobyl abbiamo già parlato, trovate il video nel canale. Un altro moderatore molto potente è la cosiddetta acqua pesante. Chi non è pratico di fisica penserà, ma cosa significa acqua pesante? Semplicemente è un liquido artificiale all'interno del quale, lo sapete, la formula è H2O, quindi i due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Gli atomi di idrogeno sono stati sostituiti con un elemento di sintesi, il deuterio, che appunto ha un peso specifico, un peso chimico maggiore rispetto all'idrogeno. Il deuterio è ricavabile attraverso elettrolisi all'interno di processi chimici e negli anni 30 all'interno della centrale idroelettrica di Vemork in Norvegia, il processo di produzione di acqua pesante era stato già avviato. Prova ne è che negli anni precedenti alla guerra diversi soggetti si erano interessati a questa centrale idroelettrica. Se ne erano interessati i francesi, tra cui un fisico, Joliot-Curie, che aveva parlato dell'acqua pesante
in termini accademici e poi si era rivolto al Deuxième Bureau, allo spionaggio francese, conscio dell'importanza dell'acqua pesante nei processi nucleari. Il Deuxième Bureau tra il 1938 e il 1940 aveva svolto diverse visite a Vemork e nel corso dell'ultima visita, pochi giorni prima dell'invasione tedesca della Norvegia, era riuscito a procurarsi una partita di acqua pesante. Quella partita era stata portata inizialmente in Scozia, poi in Francia e dopo l'invasione della Francia da parte della Germania, quella partita era stata caricata su una nave assieme a molti altri materiali e ad alcuni scienziati, non Joliot-Curie, che scelse di rimanere in Francia e di nascondere altri elementi e altri progetti in alcune cassaforti, e portato in Inghilterra. Questo per farvi capire quanto fosse importante in quel momento la ricerca nucleare e i pochi elementi conosciuti utili alla ricerca stessa e alla fabbricazione di armi nucleari. L'impianto di Vemork, centrale per la produzione di acqua pesante, era caduto in mano ai tedeschi durante l'offensiva di fine inverno del 1940. La Norvegia, stato neutrale, era stato attaccato dalle truppe naziste con l'operazione Weserübung e se la Danimarca aveva alzato bandiera bianca immediatamente, la Norvegia aveva provato a resistere. Inghilterra e Francia avevano tentato di aiutare i norvegesi, ma non c'era stato nulla da fare. I raid condotti sui porti norvegesi avevano solo rallentato l'inevitabile. Diversi norvegesi però erano riusciti a scappare, a mettersi in salvo, progettando una rivincita. Alcuni di questi, arrivati in Inghilterra, si erano arruolati volontari nelle truppe libere della Norvegia, mentre altri fra loro erano rimasti in patria, sotto abiti civili, per svolgere azioni di sabotaggio, partigiani. Quando si arriva al 1940, non tutti in ambito alleato sono consci dell'importanza di quell'impianto idroelettrico di Vemork, del Telemark. Le prime vere preoccupazioni emergono nel 1941, quando lo spionaggio inglese intercetta dei dispacci tedeschi che chiedono aggiornamenti sulla produzione di acqua pesante. In quel momento ci si accorge che qualcosa sta avvenendo in quella centrale. Allora, lo spionaggio inglese muove le proprie pedine sul campo, la resistenza norvegese. Ci sono degli uomini che lavorano all'interno della centrale, ce ne sono altri che vivono nei paesi vicini. Tutti vengono coinvolti nella raccolta di informazioni e vengono a sapere che sì, i tedeschi stanno facendo tutto il possibile per aumentare la produzione di acqua pesante. E quella produzione e quell'acqua pesante servono solo due cose, che si chiamano energia atomica e armi nucleari. Tutto ciò mette in allarme lo Stato Maggiore alleato. Tutti sanno che la ricerca nucleare sta facendo passi da gigante. Negli Stati Uniti ormai da tempo i migliori scienziati del mondo si sono ritrovati, molti di questi sono scappati da paesi dell'asse o invasi dall'asse, per analizzare la ricerca, per continuare la ricerca, per creare il primo reattore nucleare e da lì le prime armi. È una corsa contro il tempo. Si teme che Hitler possa aprire i cordoni della borsa e finanziare sempre di più la ricerca nazista. Chi arriverà primo in questa particolare gara non vincerà una coppa, una medaglia, una targa, no, vincerà la possibilità di ottenere per primo un'arma mai vista prima. Ecco quindi che l'impianto di Vemork riveste un'importanza strategica. Ecco quindi che il SOE viene investito della responsabilità di sabotare quell'impianto, di non renderlo più operativo. Vengono approntate più operazioni. La prima si chiama Grouse e prevede di far atterrare in zona un gruppo di partigiani norvegesi, ex militari, che conoscano l'ambiente e soprattutto fungano da staffetta, da base avanzata di osservazione. Grouse funziona. I comando vengono lanciati col paracadute e pur dovendo sciare per diversi chilometri, arrivano a destinazione. La squadra Groves deve studiare l'impianto, memorizzare i progetti dell'impianto stesso e delle vie sia d'accesso che di fuga, perché dovrà fare da base per la squadra successiva, quella che dovrebbe arrivare con l'operazione Freshman, ma Freshman è un disastro. I due alianti che dovrebbero trasportare la squadra incontrano tempo inclemente. Già volare con gli alianti non è semplice, basta una corrente ascensionale o discensionale contraria, basta un errato calcolo del carico a bordo e si va incontro alla morte. In questo caso, a causa della scarsa visibilità data da prima una forte nebbia e poi un pungente nevischio, uno degli alianti si schianta assieme al suo rimorchiatore contro una montagna. Muoiono tutti. L'altro aliante non riesce nemmeno ad arrivare, quindi torna alla base. Freshman è abortito. La squadra Groves è ancora sul posto ed è ancora operativa. Chiede informazioni attraverso
i canali radio, chiede istruzioni, cosa fare, come muoversi. Viene chiesto agli uomini della squadra Groves di aspettare, servirà pazienza, serviranno mesi. Bisogna arrivare alla notte del 16 febbraio del 1943. È l'operazione Gunnerside. È un posto, Gunnerside. È una piccola area, un villaggio in cui il capo stesso del SOE, Charles Jocelyn Hambro, va a caccia di pernici. Humor britannico. Le pernici del caso sono i cilindri dell'elettrolisi di Vemork. Vengono mandati altri commandos. In aggiunta ai 5 del primo gruppo di Groves, ne arrivano altri 6. Anche questa volta col paracadute. Si è capito che gli alianti non danno sicurezza. L'assalto programmato è per la notte fra il 27 e il 28 febbraio del 1943. I commandos sono dotati di una speciale attrezzatura. Questa attrezzatura prevede, oltre alle armi individuali, dei particolari timer, dell'esplosivo al plastico e dei kit di sopravvivenza. C'è un problema. Attorno alla centrale di Vemork i nazisti hanno aumentato la vigilanza, hanno posato mine terrestri, mine navali, perché l'impianto dà su una scogliera. Ci sono più riflettori e più guardie. Non solo, il ponte di 75 metri che attraversa un profondo burrone alto 200 metri sopra il fiume Mona è completamente sorvegliato e quel ponte è, almeno a detta dei specialisti del SOE, l'unico punto d'accesso da terra per la centrale. Come entrare allora? Nel kit mandato con Gunnerside ci sono anche delle attrezzature da rocciatore. L'idea è quella di far scendere una squadra lungo il burrone, con corde, rampini, piccozze, farle guadare il fiume ghiacciato, scalare la ripida collina sul lato più lontano, per poi entrare nelle grotte sotto la centrale. Ed è quello che avviene. All'interno di Vemork c'è una spia, è una spia norvegese, lavora per il SOE. Ha preparato, su indicazione del SOE, dei piani molto dettagliati per far entrare la squadra e farla muovere nel silenzio. Ed è ciò che avviene. Quando la squadra entra in azione, riesce a entrare nella centrale, secondo quanto era stato previsto in quella occasione. I tedeschi non si accorgono dei 6 rocciatori, non si accorgono degli uomini che risalgono la scogliera, non si accorgono degli uomini che entrano nelle grotte. Perché? Perché semplicemente, oltre ad essere stati molto ben addestrati, gli uomini sul posto avevano appunto una talpa che li guida attraverso i tunnel e li porta ai piedi dell'impianto di elettrolisi. Trovano solo un altro uomo, ma è un norvegese, è il guardiano, che non si spaventa, non fischia nel fischietto d'allarme, anzi sorride alla vista dei suoi compatrioti, decide di aiutarli e li aiuta indicandogli i punti cardine dell'impianto produttivo. È qui che tutti quanti gli uomini di Gunnerside posizionano le loro mine, settano i timer. C'è solo un problema: il custode ha dimenticato gli occhiali nell'ufficio. Non si può far esplodere immediatamente l'impianto, bisogna ritardare i timer. Gli occhiali sono preziosi in guerra, è difficile trovare altri artigiani capaci di lavorare la montatura e ancora peggio ottenere le lenti giuste. In una frenetica ricerca nell'ufficio viene trovata la custodia all'astuccio degli occhiali, dopodiché il custode si allontana, va verso la parte opposta dell'impianto. La squadra innesca i timer e fugge. Passano circa 30 minuti. L'impianto di Vemork viene scosso dalle esplosioni. Successo: i cilindri dell'elettrolisi sono andati in pezzi. Non sarà più possibile produrre lì acqua pesante. Da quel momento però parte una caccia all'uomo. Sono ben 3.000 i soldati tedeschi coinvolti a cercare i commandos, ma riescono tutti a fuggire. 5 inforcano gli sci, sono alla squadra Groves, e sciano per 322 chilometri. Non è un'impresa da tutti. Riescono ad arrivare sino in Svezia, che è neutrale, e quindi da lì recarsi al più vicino consolato britannico e farsi rimpatriare, non ovviamente in Norvegia, ma in Gran Bretagna. Altri 2 proseguono per Oslo e da lì riescono anche questi a fuggire. 4 scelgono di rimanere in zona per aiutare la resistenza. Ebbene, l'opera non è mica finita, perché in fondo non ci si può mai fidare del nemico. E non è solo il fatto che il SOE, ricevuto il segnale di via libera dai commandos, informa l'alto comando bombardieri per poi far attaccare successivamente Vemork. Si viene a sapere infatti che un carico di acqua pesante è stato portato via dai nazisti, stoccato sul lago Tin, per essere imbarcato su un traghetto ferroviario. Questo traghetto si chiama SF Hydro. L'Hydro è attraccato e lì i nazisti stanno caricando alcune casse. 2 dei commandos rimasti in zona informano i partigiani norvegesi e insieme organizzano l'ultimo blitz. Si tratta di attaccare uno dei pochi pacchetti esplosivi rimasti, quelli di scorta, alla chiglia del traghetto.
soprattutto bisogna usare la giusta tempistica, perché affondare il traghetto lì sul molo è una pessima idea. Le acque non sono così profonde e quindi i nazisti potrebbero sempre recuperare le casse. Bisogna aspettare che il traghetto sia ben al largo, dove le acque sono molto profonde, in modo tale che il carico vada a fondo e completamente perduto. E ciò che avviene avverrà molto più tardi rispetto al primo raid del Telemark. Avverrà il 20 febbraio del 1944. Anche questa è un'operazione coronata dal successo, anche se inizialmente i commandos si fanno degli scrupoli. A bordo del traghetto ci sono comunque dei loro compatrioti norvegesi, molti sono dei civili, alcuni sono dei collaborazionisti, ma altri sono innocenti. In questo caso però non ci si può permettere nessuno scrupolo. La guerra è la guerra. À la guerre comme à la guerre. La missione va compiuta. Poi l'altro dubbio riguarda l'efficacia dell'esplosivo. Viene settato per un'ora precisa, ma allo scattare dell'ora il traghetto è ancora in navigazione. In realtà c'è un piccolo difetto, mancano ancora dei minuti allo scoppio, che si verifica quando l'idro è ben al largo. A bordo si registrano 18 morti e 29 sopravvissuti. Muoiono 14 norvegesi tra membri dell'equipaggio e passeggeri, oltre a 4 soldati tedeschi. La cosa importante è che quelle casse, contenenti l'ultima scorta di acqua pesante, si perdono sul fondale. Bisognerà attendere molti anni perché un'operazione oceanografica con relative attrezzature riesca ad arrivare sul fondale e a verificare l'effettiva presenza dell'acqua pesante, che c'era a bordo, sì, ma non era in quantità tale da consentire alla Germania di alimentare un reattore, figurarsi per costruire anche solo un'arma nucleare. Scampato pericolo comunque, all'epoca non lo si poteva ancora sapere. L'importante è che Vemork non potesse più produrre acqua pesante e che l'ultima scorta fosse andata perduta. Gli eroi di Telemark verranno dipinti così anche da un famoso film di parecchi anni fa. Verranno celebrati molti anni dopo. Moriranno tutti di vecchiaia. L'ultimo è quell'uomo di cui parlavamo all'inizio, Joachim Röneberg. Muore nella sua Ålesund il 21 ottobre del 2018 all'età di 99 anni. Agli abitanti della sua città, ai ragazzini che gli chiedevano di quel raid, Röneberg manteneva la faccia seria e raccontava di un'impresa che per lui e i suoi compagni di avventura era stata quasi ordinaria. Un ordine da eseguire, un qualcosa che andava fatto, ma chi lo poteva ascoltare ne restava estasiato. Una vera impresa d'altri tempi, un'impresa compiuta a sprezzo del pericolo, salvando il mondo dalla prospettiva di una arma nucleare nazista e salvando anche l'onore della Norvegia, dimenticando la pagina buia di Vidkun Quisling, il collaborazionista, ridando dignità a un popolo intero, un popolo fiero, orgoglioso, conscio delle proprie tradizioni, che non si era piegato. Il primo popolo invaso dalla Germania nazista dopo la Polonia a dare piena dimostrazione di volersi ribellare, di voler essere indipendente, di voler essere ciò che è sempre stato, una nazione quasi ai confini del mondo, ai confini dei ghiacci, capace di grandi ricerche tecnologiche, dotata di un ottimo tenore di vita, ma insofferente alle dominazioni straniere. Gli eroi di Telemark, a cominciare da Joachim Röneberg, hanno compiuto l'impensabile e se oggi il mondo non è erede del tacco nazista, se l'Ucronia, rappresentata in alcuni romanzi, la svastica sul sole, oppure il famosissimo Fatherland di Robert Harris, non si è verificata, e anche grazie a loro, anche grazie al loro sforzo, non sacrificio perché sono sopravvissuti tutti, il mondo probabilmente è diventato un posto migliore.